Ciao a tutti e benvenuti nella cucina del mio Amo Restaurant. Oggi andrò a preparare una crema di barbabietola. In questo caso ho comprato una barbabietola già cotta al forno che è di stagione, molto buona. Questa crema, come vedrete, è molto utile come base per preparare altri piatti. Io farò dei primi, un secondo, si può usare come contorno. Molto semplice da preparare. Come ingredienti ci servirà la barbabietola, dell'aglio, un po' di brodo vegetale e una patata bollita, un po' di sale, un po' di pepe e dell'olio extravergine d'oliva taggiasco. Volendo si può fare anche una vellutata, invece che la patata bollita si usa un roux, una base grassa e avrete una bellissima vellutata. Inizio con la preparazione più lunga, che è quella del brodo vegetale. Incomincio a pulire la cipolla, poi pulisco anche la carota e taglio tutto e metto in acqua fredda, perché così il brodo rimarrà un po' più gustoso per almeno un'ora. Incomincio a pulire anche la barbabietola. Come vedete, questa è una barbabietola cotta nel forno, nella cenere, molto buona, adesso è di stagione. Mi raccomando, nella pulizia cercate di non togliere troppa ciccia e di spellarla bene. Poi la vado a fare a pezzi, a quadrotti, perché la andremo a ripassare per dargli ancora un po' più di gusto. Quindi padella, olio extravergine d'oliva taggiasco, metto a soffriggere uno spicchio d'aglio, aggiungiamo i pezzi di barbabietola e faccio andare per 5-6 minuti. Siamo pronti per frullare il tutto, quindi metto la barbabietola nel mixer, aggiungo la patata bollita, mettiamo anche il brodo vegetale, incomincio a frullare. Per la cremosità regoliamoci con il brodo, se manca aggiungete, poi aggiungo dell'olio extravergine d'oliva taggiasco, un po' di sale, un po' di pepe e finisco di frullare e la mia crema è pronta. Ed eccola qua, una crema bellissima, lucida, setosa, molto morbida. Io poi la userò per fare un risotto oppure come contorno con un bellissimo merluzzo cotto al vapore. Vi aspetto per i prossimi video. Ciao da Andrea.